Bene, affezionati di BR Store innamorati del folletto, vediamo oggi come sostituire lo scheletro ad un folletto 140. A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Abbiamo preso un caso limite, ovvero un folletto che ha l'intera scocca posteriore e frontale completamente rotte. Allora, possiamo subito procedere a smontarlo. La prima cosa è smontare l'unità filtro. Una volta che l'avete aperto, in questa posizione la prendete salda e la tirate verso l'alto. Bisogna semplicemente sganciare questi due gommini qui sotto e le fessure sono queste, quindi tirando l'unità filtro viene via tranquillamente. Fatto questo, togliamo subito il filtro e mettiamolo da parte. Ora giriamo, prendiamo una chiave Torx T10. Noi adesso utilizzeremo un trapano per fare prima. Ovviamente sia la chiave Torx e sia l'inserto per trapano li trovate sul nostro sito. Proseguiamo ora a smontare tutte le viti. Fatto questo, rivoltiamo il folletto, premiamo il pulsante posto in basso. Una volta premuto bisogna tirare la calotta verso l'alto. Togliamo la calotta vecchia rotta. Possiamo già da subito recuperare la mascherina superiore, cioè questa mascherina qui bucata. Per farlo ci avvaliamo dell'aiuto di un giravite spaccato e ci sono due fermi, uno qui e uno nascosto qui dietro. Qui. Facciamo un po' di leva con il cacciavite. E tiriamo verso il basso. Montiamola. E mettiamola da parte. Il frontale adesso, visto lo stato, può essere buttato. Ora continuiamo, recuperiamo nel frattempo tutte quante le viti. Quando fate questa operazione ovviamente vi consiglio di, prima di acquistare qualsiasi ricambio, smontate prima il folletto in maniera da vedere tutte quante le parti che sono rotte, perché ovviamente riuscirete a capire i pezzi rotti soltanto smontando. Ok, sono rimasti soltanto le ultime due viti in fondo. Converrà recuperarle dopo. Allora, ora recuperiamo subito l'asta di sgancio della spazzola, va semplicemente tirata, si spilerà da sola. Togliamo anche l'avvolgicavo. Ora passiamo al blocco motore. La prima cosa da fare è staccare la morsettiera. Ora tirate via tutto quanto il blocco motore, va semplicemente tirato verso l'alto e mettiamolo da parte. Proseguiamo con la valvola di sacchetto pieno, va tirata verso l'alto, ci sono semplicemente due dentini che si agganciano, quindi tirando viene via. Sfiliamo anche il tubicino e mettiamo da parte. Proseguiamo adesso con il cablaggio. Ci avvaliamo dell'aiuto di una pinzetta per staccare la morsettiera. Tiriamo il tutto. Sempre con la pinza tiriamo fuori l'altra morsettiera dove è attaccato l'interruttore. Sfiliamo l'altra parte del cablaggio. Adesso, facendo attenzione ai due dentini, cioè a questi due fermi, tiriamo il cablaggio. Ok, questo è il cablaggio completo e lo mettiamo da parte. Ora è la volta della valvola del soffietto. Sganciamola dal condotto e rimuoviamo il condotto. Allora, non si rimuove perché c'è una vite qui sotto, provvederemo a toglierla subito.
Allora, tagliamo il condotto e recuperiamo la vite. Fatto questo, bisogna smontare il soffietto. Per farlo, sempre con la pinza, ci mettiamo comodi, stringiamo la parte superiore del soffietto e la spingiamo verso il basso. Pronti? Adesso è la parte un po' più delicata. Dobbiamo sfilare il bastone cercando di recuperare in pratica il coprimanico, che è in pratica tutta questa copertura qui dietro. Come fare? Allora, noi ci avvaliamo dell'aiuto di una fascetta comune che è larga circa 4 mm. Va bene qualsiasi altra cosa purché sia sottile e abbia più o meno questa larghezza. Perché? Perché deve infilarsi qui dentro. Ora prendiamo la fascetta, la inseriamo nella parte interna. Se trovate qualche impedimento dovete fare qualche tentativo. Ora, una volta che avete inserito quasi tutta la fascetta, prendete in maniera salda la parte superiore del vostro folletto e tenendo fermi sia il bastone sia la fascetta, un movimento deciso e sfilate il bastone. Ok, serve un po' di forza, Recuperiamo la fascetta, togliamo il manico e ora andiamo a rimuovere il coprimanico. Cosa facciamo in questa fase? Allora, prendiamo il nostro giravite, adesso qui ha scavallato perché comunque era rotta. Nel caso in cui invece sia ancora montato, cosa si fa? Con un giravite spaccato andiamo a fare leva su questo punto. Tiriamo verso il basso e verso l'alto. Una volta che ha scavallato, sempre con il giravite spaccato, andiamo ad inserirlo tra l'interruttore e la calotta. Attenzione ad inserirlo, perché se lo inserite all'interno dell'interruttore lo rompete. Quindi questo qui deve essere il passaggio tra l'interruttore e il coprimanico. Puntate sullo scheletro e fate un po' di leva. Una volta che si è sganciato, lo sfilate dalla parte superiore. Recuperiamo quindi sia il coprimanico che l'interruttore con l'asta di trasmissione. Questa basterà semplicemente toglierla dall'alloggio. Possiamo quindi buttare il nostro posteriore. Controllate che le viti siano state recuperate tutte quante. Togliamo il posteriore e prendiamo il posteriore nuovo. Allora, si riparte facendo tutto il contrario di quello che abbiamo fatto, quindi ripartiamo subito dall'interruttore con l'asta di trasmissione. La inserite all'interno dello scheletro. Allora, l'interruttore ha un alloggio ed è ben preciso. Ci sono sia questi due supporti e queste due linguette che sono molto piccole poste sull'interruttore. La posizione deve essere questa. Portate l'interruttore sulla massima velocità, in questa maniera, e ora prendete prima il coprimanico, lo inserite all'interno, quando lo inserite all'interno dovete far in modo che l'asse di trasmissione sia all'interno del coprimanico. Ora, arrivati più o meno a questa altezza, ci sono delle feritoie interne sia al coprimanico che allo scheletro e dovranno combaciare una sì e una no. Spingete il coprimanico verso lo scheletro in maniera tale che si incastri. Fatto questo, allora fate un po' di leva in maniera tale che la parte interna del coprimanico si inizi ad alloggiare sullo scheletro. Arrivato a questa posizione, quindi ancora non completamente chiuso, andiamo sulla parte superiore dello scheletro. Il cordolo deve stare all'esterno dello scheletro, quindi questa è la posizione corretta. Nel frattempo però dovete tener conto di questo aggancio, che in questo caso ci stiamo accorgendo che è messo male, quindi rimuoviamolo un secondo.
Vi faccio vedere perché è messo male. Durante lo smontaggio è andato fuori sede il connettore, quindi dobbiamo rimuoverlo e reinserirlo. Questa è la corretta installazione del connettore. Riprocediamo. Allora, installiamo prima l'interruttore. Facciamo scorrere il coprimanico, incastriamo, puntiamo, quindi non deve essere completamente chiuso. Andiamo sulla parte superiore e facciamo attenzione al cordolo esterno. Tenendo fermo adesso, andiamo a fare attenzione a questo inserto. L'inserto deve capitare all'interno dello scheletro, non all'esterno. Teniamo ben salda la parte superiore, spingendo l'inserto nella parte interna, spingiamo il coprimanico verso il basso. Questa è la corretta installazione dell'inserto e questa è la corretta installazione del cordolo interno del coprimanico. Passiamo adesso al manico, al bastone. Quindi lo dobbiamo reinserire. Se non avete fatto modifiche né al bastone né all'interruttore, vi basterà mettere l'interruttore in posizione 0, in questa maniera. Mettete il bastone anche in posizione 0 e reinserite il tutto. Fatto questo, ripartiamo. Allora, montiamo prima la valvola. C'è un foro all'interno tra lo scheletro e l'interruttore. Spingiamo finché non fa lo scatto. Rimontiamo adesso il condotto. Passiamo adesso al cablaggio. Allora, incastriamo prima la parte inferiore. Il gancio deve essere inserito all'interno di questa fessura. Facciamo incastrare i due fermi laterali, 1 e 2. Rialloggiamo tutto quanto il cablaggio lungo il cordolo laterale dello scheletro. Incastriamo anche sopra. E rimontiamo subito il connettore di alimentazione. Ora rimontiamo la morsettiera dell'interruttore. Ha un incasso ben preciso. E rialloggiamo anche tutti quanti i cavi. Fatto questo, è la volta della spia di sacchetto pieno. Incastriamo prima la parte superiore, alloggiamo il tubicino sul cordolo laterale dello scheletro e rinfiliamo nell'apposito alloggio. Incastriamo qui di lato e ci siamo. Ora è la volta del pulsante di sgancio della spazzola. Allora, questa qui è un'operazione, diciamo, un po' delicata perché l'asta va inserita in uno spazio molto preciso ed è un po' nascosto. La fessura è questa qui. Lo inserite e scorrerà lungo tutto quanto il manico. Per vedere se avete fatto in maniera corretta, basterà muovere, una volta alloggiato il tutto, basterà muovere il pulsante superiore. Si dovrà muovere anche quello inferiore, in questa maniera. Rimontiamo subito l'avvolgicavo e passiamo al motore. Prendiamo tutto quanto il blocco motore. Ci sono 4 incastri. 1, 2, 3 e 4. Reinseriamo il tutto. Per vedere se è andato tutto correttamente bisognerà far caso solo a questo incastro. In questa maniera è posizionato in maniera corretta, altrimenti non si incastrerà successivamente. Quindi se rimanete in questa posizione significa che è andato storto qualcosa. Quindi togliete di nuovo il motore
rialloggiatelo e incastratelo. Riagganciate la morsettiera sulla scheda elettronica, fermate il cavo, ora fatto questo ci avvaliamo adesso di un pulsante nuovo, lo rincastriamo subito. Visto lo stato del folletto siamo costretti a mettere anche un frontale nuovo. Allora, parte delicata è quella superiore, dove ci sono i due fermi. Quindi incastrate prima i due fermi, poi cercate di spingere la calotta più verso il basso della scopa, in maniera tale da incastrare questi due fermi. Ok, controllate che il profilo sia preciso e possiamo proseguire a rimontare tutte quante le viti. Quindi fate l'appello di tutte quante le viti. Nel caso durante lo smontaggio della macchina doveste perdere le viti, trovate le viti sempre sul nostro store come ricambio. Fatto questo, possiamo riprendere la nostra chiave Torx T10. Se utilizzate un trapano avvitatore, utilizzate una frizione bassissima. Eviterete di fare danno. Fatto questo, rivoltiamo il folletto, rimontiamo la mascherina bucata. C'è un incastro prima su un lato e poi dall'altro. Ci sono due fessure molto precise. Fatto questo, rimontiamo anche i due fermi superiori. Rimontiamo il filtro e l'unità filtro. L'unità filtro si fa il movimento al contrario di quello precedente, ovvero dovremo fare forza e reinserire due fermi all'interno delle fessure. Basterà solo un po' di forza. Questa è l'apertura ideale. Quando fate forza, attenzione alla parte superiore perché questa è molto delicata. Chiudete il tutto e abbiamo così sostituito il posteriore ad un folletto VK140, in questo caso l'intero scheletro. Trovate il posteriore originale per folletto VK140 sul nostro store www.brstore.com con il codice K0302.